Con oggi inauguro una rubrica composta da 31 pillole in cui ti spiegherò alcuni aspetti tecnici, psicologici, filosofici relativi alla floriterapia transpersonale evolutiva, proprio in vista del fatto che a breve partiremo con il master in floriterapia e quindi con un percorso assolutamente dedicato alle figure che vogliono diventare professionisti della floriterapia, in cui lavoreremo con i fiori di Bach e il mio metodo, appunto, la floriterapia transpersonale evolutiva. Quindi oggi trattiamo un tema che è quello del perché, dal nostro punto di vista, la medicina ufficiale non si prende cura delle emozioni. Noi viviamo in un mondo invaso, letteralmente invaso, dalle benzodiazepine e dagli antidepressivi. Il mondo si basa su protocolli standardizzati che non rispecchiano la vera natura dell'essere umano e usano le emozioni come fattore scomodo e ingombrante presente nelle nostre vite, anziché uno strumento capace di dirci in ogni momento chi siamo e cosa possiamo fare per essere felici. Ma la verità è questa: la medicina ufficiale ci considera un insieme di pezzi da sistemare, come scrivo nel mio piccolo manuale di crescita personale con i fiori di Bach, ovvero un costrutto di carbonio, idrogeno e ossigeno completamente isolato dal contesto emotivo e relazionale. Eppure il nostro organismo produce naturalmente dopamina, serotonina, ossitocina, endorfine. Il nostro corpo sa come autoguarirsi, ma nessuno ci insegna ad accedere a questa vis medicatrix nature, la forza guaritrice che pulsa in ogni nostra cellula. Questo approccio miope della persona, che la medicina ufficiale promuove da tempo per scopi economici, considera l'essere umano una sorta di cadavere che vaga nel mondo senza alcuna interazione con il contesto. Ma la differenza tra l'essere umano teorizzato nel doppio cieco e una creatura vivente è proprio la relazione tra ogni cosa. Facciamo un esempio concreto, banale se vogliamo, ma che serve per esemplificare. Due persone si recano dal medico per ritirare gli esiti di un esame. Il medico, dall'alto del suo scranno, le riceve con toni magari non proprio gentilissimi, chiede loro come mai non si sono ancora decisi a farsi operare, viste le pessime condizioni in cui versano. Magari la prima persona ha un problema di percezione di sé, di fiducia in quello che sente e magari poche competenze in ambito benessere. Quindi vede questa figura come una persona estremamente competente, come un luminare. Riceve quindi questa notizia e le sue emozioni intervengono creando un effetto nocebo, che è l'opposto dell'effetto placebo. Quindi il senso di colpa, la preoccupazione, i pensieri negativi magari la aggrediscono, si spaventa, il corpo reagisce, aumentano i dibattiti e quindi quando esce da questo studio si giudica negativamente in più rispetto a quella che è la sua condizione fisica. Magari si piange addosso, è da sola. Io queste cose le ho vissute personalmente e so che cosa si passa a non essere accolti in maniera empatica da una figura professionale che invece dovrebbe aiutarti in un cammino, okay? E invece ipotizziamo il caso opposto, l'altra persona invece è forte dei suoi processi interiori, sa gestire le sue emozioni, non ha paura della malattia, non sente sudditanza nei confronti della figura e quindi entra, riceve la stessa diagnosi con le stesse parole, ma la sua azione è completamente diversa. Quindi magari è anche in grado, e questo io l'ho fatto nella mia vita, di chiedere rispettosamente al medico di evitare un certo tipo di atteggiamento, saccente, presuntuoso, poco empatico ed eventualmente, se è in grado, di accompagnarla in un processo di scelta. A chi dovremmo noi imputare la prima crisi? Alla malattia o alla relazione col professionista? Vedete, senza relazione l'essere umano non potrebbe esistere. È la relazione a qualsiasi livello che fa l'essere umano ed è creata e gestita dalle emozioni che sono uniche per ognuno di noi. Ho fatto un esempio molto banale, molto semplice, ma questo proprio per aiutarvi a capire quale grande differenza passa tra l'idea che la salute sia solo un fatto di pillole, al prendersi cura di quello che in realtà ci muove veramente, che sono le nostre emozioni. I fiori di Bach hanno un grande potere che anche chi li conosce usa monco, usa non al 100%, di questo parleremo nelle prossime pillole. Perché?
Perché di norma o non li ha sperimentati a sufficienza su di sé fino ad estrarne e comprenderne tutte le potenzialità nascoste, oppure veramente nessuno gli ha fatto fare quel passo in più. In una scuola di naturopatia questo non viene insegnato. Dopo anni invece di sperimentazione ho deciso finalmente in questo momento di condividere le mie competenze a chi desidera studiare con me per trasformare uno strumento fantastico come i fiori di Bach in uno strumento eccelso con cui prendersi cura di se stessi e delle persone. Questa storia la sanno tutti quelli che mi conoscono. Nel 2008, quindi sono passati diversi anni, durante un ritiro di meditazione vipassana io ho avuto un insight, un'intuizione che ha cambiato tutto. C'è proprio stata una voce che mi ha detto: metti i fiori di Bach nell'ombelico e medita sull'albero genealogico. Da lì è partito tutto. Da quella scoperta è nata la floriterapia transpersonale evolutiva, che è l'unica metodologia registrata come marchio in Italia che trasforma completamente l'uso dei fiori di Bach. Non stiamo parlando del solito metti 4 gocce sotto la lingua 4 volte al giorno. Stiamo parlando direttamente di accedere alle memorie ancestrali attraverso l'ombelico. Quel punto dove per 9 mesi hai ricevuto nutrimento e connessione. Infatti, pochi sanno che le fibre del tessuto ombelicale comunicano direttamente con il cervello, creando un bypass nei meccanismi mentali. Ma perché l'ombelico? Allora, primo è ciò che resta della recisione del cordone ombelicale, attraverso cui abbiamo appunto ricevuto ossigeno, nutrienti dalla placenta per i 9 mesi della nostra vita intrauterina. La connessione con la madre, il padre, le memorie ancestrali dei nostri avi sono transitate da lì. Secondo, l'ombelico è connesso appunto, come ti spiegavo, con le fibre del rivestimento interno dell'addome. Il rivestimento interno della cavità addominale è chiamato peritoneo parietale. Ci sono studi che dimostrano che questa struttura è molto sensibile e che le sue fibre nervose sensoriali trasmettono gli input direttamente al midollo spinale. Quindi mettere i fiori di Bach nell'ombelico è una corsia preferenziale per inviare messaggi al cervello. Terzo, ad esclusione di chi ha vissuto il lotus bird, quindi la procedura più naturale di nascita che esista, l'ombelico è la prima vera e propria ferita fisica che il neonato vive, perché nel momento in cui il cordone ombelicale viene reciso, il neonato vive una ferita. Quindi agire sull'ombelico ha anche il significato di prendersi cura di questa ferita. Quindi quando integri i fiori nell'ombelico con la meditazione vipassana, come facciamo noi all'interno dell'FTE, non lavori solo sui sintomi, ho l'ansia, toglimi l'ansia, che questo è poi l'utilizzo più banale che si può fare dei fiori di Bach, ok? E che è il più diffuso in realtà, quindi la maggior parte delle persone li usa a questo livello. Invece nell'FTE andiamo alla radice, andiamo alle cause profonde che creano i pattern emotivi che ti governano. Questo perché? Perché l'amigdala elabora i segnali provenienti dall'ambiente esterno, confrontandoli con le memorie pregreste e stabilisce un comportamento di risposta. Quindi se l'amigdala stabilisce che l'esperienza che stai facendo è simile a un'esperienza che hai già fatto e che ritiene pericolosa, accende la lampadina della protezione, della difesa, della fuga. Con la FTE, con i fiori di Bach nell'ombelico e la meditazione guidata, rivolta verso la scoperta di questi pattern, puoi appunto accedere a queste memorie, osservarle con consapevolezza e trasformarle. Non più quindi subire i trigger automatici, ma diventare una sorta di comandante della tua nave emotiva. Chi studia con me nel Master FTE ottiene 3 livelli di trasformazione personale, che nessuna personale, lavorativa e così via, che nessun'altra formazione in floriterapia è capace di dare. Quindi a livello personale sviluppi una autonomia emotiva reale. Non dipendi più da un terapeuta, da una figura esterna per gestire le tue emozioni. Impari a leggere il linguaggio del corpo, a trasformare le tue ferite in potenziale evolutivo e ti riconnetti col tuo sé autentico. Diventi quindi guaritore di te stesso, per sempre, per tutta la vita, da qui in poi. A livello professionale invece ricevi l'autorizzazione a utilizzare il marchio registrato FTE, che io non ho mai concesso a nessuno, e quindi questa è la prima volta in cui noi apriamo, dopo 20 anni di studi, apriamo alla possibilità di certificare qualcuno con questo marchio. Questa non è una certificazione qualsiasi, è una metodologia esclusiva che ti distingue completamente da tutti gli altri floriterapeuti. Quindi non hai concorrenza, non avrai concorrenza perché nessun altro può fare quello che fai tu. All'interno del master ho fatto una scelta
che non è solo strategica, ma è anche derivante da quello che ho visto negli anni nel mondo olistico, ok? E che è che la maggior parte delle persone esce da una scuola di floriterapia, naturopatia, da un master e non sa assolutamente gestire uno studio e quindi non sa come portarci i clienti, non sa come mantenere i clienti, non sa come sviluppare tutta l'attività e soprattutto non sa come guadagnare in maniera efficace per potersi mantenere, che poi dovrebbe essere lo scopo di qualsiasi lavoro. Quindi ho incluso all'interno del master un business model completo, che è quello lo stesso che ho sviluppato per me, per creare una stabilità economica e posizionarti nel mercato, perché comunque tu quando vai là fuori andrai a lavorare con dei clienti che chiederanno i tuoi servizi o rifiuteranno i tuoi servizi. Quindi sviluppare un business model serve anche a creare una serie di connessioni con quelli che saranno i futuri clienti, che poi torneranno per dei percorsi continuativi, okay? A livello emotivo invece, diventare il pioniere di una rivoluzione che in questo momento scriverà il futuro della floriterapia. Quindi possedere strumenti che nessun altro ha, la sicurezza di una metodologia fondata e basata su ormai quasi 20 anni di studi, di pratica e il senso di appartenenza a un gruppo, a un'élite professionale che farà davvero la differenza nella vita delle persone. Noi di norma usiamo solo il 10% del potenziale dei fiori di Bach perché nessuno ci ha mai insegnato come accedere alla restante 90%. La FTE ti dona questo accesso attraverso 305 ore di trasformazione, solo il primo anno, che cambieranno per sempre il tuo approccio alla crescita personale, tua, degli altri e professionale. Io in 20 anni di ricerca non ho mai condiviso questa metodologia a questo livello di profondità, ma è arrivato il momento per me, che ormai sono cinquantenne abbondante, di formare una nuova generazione di fuoriterapeuti evolutivi, che aiuti le persone a fare quel salto di qualità nella loro vita che io ritengo lo scopo della vita. Per me questo è lo scopo della vita. Senza questo passaggio di crescita, la vita, io ritengo che non sia chiamabile vita, ok? E questo è un mio pensiero, ovviamente. Questa non è una formazione per tutti, io cerco in questo momento persone pronte a prendersi la responsabilità della propria crescita e quella dei loro futuri clienti. Persone che vogliono andare oltre il solito corso sui fiori di Bach, per diventare invece dei veri facilitatori della trasformazione. Quindi se tu che stai guardando questo video senti che è il tuo momento di andare oltre l'approccio tradizionale, diventare pioniere di una nuova rivoluzione nella fuoriterapia, candidati, perché candidandoti puoi accedere a una call direttamente con me, che è una call di selezione per il master in FTE. In questo momento, quindi se vedi il video in questo momento, solo le prime 30 persone riceveranno una proposta economica unica, che non ripeterò mai più, proprio perché in questo momento, quindi oggi siamo al 12 di settembre 2025, quindi se vedi questo video in futuro, comunque le candidature saranno aperte o chiuse a seconda del periodo dell'anno, ma lo vedrai nei riferimenti. Invece se vedi questo video in diretta, in questo momento c'è questa opportunità, perché io in questo momento voglio creare un gruppo di persone che studino, lavorino e imparino insieme e diano vita a un nuovo nucleo di floriterapeuti. E quindi la proposta economica che faccio in questo momento non verrà più ripetuta. Non tutti potranno entrare, in call valutiamo insieme se questo percorso di 305 ore per il primo anno fa per te e se sei pronto o pronta a questa trasformazione. Le candidature si chiudono il 13 ottobre 2025 in questa prima fase. Domani nella pillola 2 di 31 ti svelerò quella che è stata la scoperta mia personale che ha cambiato proprio tutto il mio modello di pensiero intorno ai fiori di Bach, che è accaduta nel 2008. Il link per candidarti lo trovi in descrizione, non aspettare perché i posti per i pionieri sono veramente limitati a 30 persone. Quindi candidati ora alla call di selezione, non tutti possono entrare nel master FTE. Se ci sei, ti aspetto volentieri dall'altra parte. Un caro saluto da Max, ciao.